Siamo nel cuore della Sassella, questo bellissimo anfiteatro che dà su Sondrio in questa giornata veramente da cartolina, e quello che mi piace è che da questa zona noi possiamo vedere quasi tutte le sottozone, perché dalla zona del Sassella, guardando verso est, abbiamo la montagnola del Grumello, dominata dal Castel Grumello, che si vede un po' sulla sommità. Nella distanza quell'altro promontorio, siamo nella zona dell'Inferno, è il promontorio del Calvario nel comune di Tresivio, e più in lontananza quell'ulteriore promontorio nella distanza è la zona del Valgella, e quindi da qui vediamo Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, poi la valle curva per entrare verso Tirano e poi andare verso l'Alta Valle. A parte la zona del Maroggia, che è molto piccola e resta nel comune di Berbenno, un po' prima di Sondrio, e quindi quello purtroppo da qui non è visibile, ma diciamo che 4 su 5 si possono gustare direttamente dalla Sassella. Oggi Arpepe ha 15 ettari di vigna, di cui 9,5 nel cuore della Sassella dove siamo ora, 4,5 ettari in Grumello e 1 ettaro soltanto in Inferno. Tutti chiaramente in forte pendenza, e chiaramente tutta la coltivazione è fatta a mano dall'inizio alla fine, non si può fare nient'altro che così, però quello è anche il bello proprio del nostro modo di lavorare, c'è tanta passione in tutto quello che facciamo, è veramente un frutto delle Alpi, con i vigneti dai 300 fino ai 600 metri, le DOCG per lo più sono in questa fascia altimetrica, soltanto nella zona della Valgella andiamo a superare leggermente i 700 metri, per cui le zone diciamo classiche hanno proprio più o meno questa altimetria. Qui siamo attorno ai 550 metri e siamo nella zona quasi più alta della Sassella, resta soltanto il vigneto che abbiamo ancora nella parte alta di Ultimi Raggi, che da qui non è visibile, però resta a 600 metri ed è la zona più alta per noi della Sassella. Qui siamo proprio dentro il vigneto del Rocce Rosse, siamo attorno ai 500 metri, vediamo appunto come la Sassella sia ad anfiteatro su Sondrio, quindi questa esposizione sud-sud-est, chiaramente circondata da Chiavennasca, e si nota proprio questa forte pendenza. In realtà in questa zona abbiamo all'incirca 8 ettari compatti, che sono proprio la parte storica della Sassella. Abbiamo inoltre 1,5 ettari nella zona più alta, destinata appunto a Ultimi Raggi, che è la nostra vendemmia tardiva, ma qui penso che sia fantastico vedere quanta roccia ci sia, quanto ferro ci sia nella roccia. Basta guardare questi muretti e vedere i colori di queste rocce per capire quanto ferro sia presente non solo nella roccia ma anche nel suolo. Suolo che è particolarmente basso, perché in Sassella abbiamo all'incirca uno spessore, quando è tanto siamo sul metro di terra, quindi veramente le vigne devono affondare le radici nella roccia per cercare il nutrimento, per cui questa tensione si sprigiona sempre nei vini ed esce sempre questa fortissima mineralità, questa grande sapidità che è proprio caratteristica in maniera ancora più spiccata proprio della zona della Sassella. In Grumello abbiamo leggermente più spessore di terra e abbiamo anche una posizione che ha un sud pieno, una zona che resta anche leggermente più calda ad anfiteatro. Qui in Sassella abbiamo una ventilazione anche molto più marcata, perché siamo molto più vicini alla Valmalenco, per cui c'è sempre questa ventilazione molto forte. Nella zona del Grumello abbiamo normalmente nei nostri vini sempre dei vini che sono un po' più pronti, un po' più morbidi, un po' più rotondi, con una maggior in qualche modo prontezza e dolcezza, pur essendo magari a residuo zuccherino zero. Però qui in Sassella invece c'è sempre un
nervo un pochino più teso, proprio perché questa roccia dà un impatto leggermente diverso sui vini e mantiene sicuramente sempre un po' di in qualche modo magari di austerità, se possiamo dire, mentre il grumello è caratterizzato proprio sempre da dei vini che sono un po' più rotondi, un po' più facili anche da capire. La zona dell'Inferno è più simile in qualche modo alla zona della Sassella, molto pendente, con forte pendenza, con forte roccia e poco terreno, per cui riscontriamo delle caratteristiche simili. In più troviamo che nella zona dell'Inferno spesso e volentieri escono delle note con forte balsamicità e questo è proprio qualcosa che nei nostri vini per noi è sempre molto evidente. Quello che mi piace è che si vede proprio che questo è un nebbiolo delle Alpi, un nebbiolo di montagna dove c'è sempre questa grandissima beva, c'è una grandissima florealità. Questi vini, proprio perché anche il terreno è un terreno molto più povero, un terreno quasi privo di argilla, molto drenante, comunque abbiamo un clima molto più fresco, sicuramente con delle escursioni termiche molto marcate. Abbiamo sempre dei vini che sono dotati di una grandissima freschezza, di una grandissima beva e questa penso che sia la caratteristica più bella di questi vini, proprio perché si prestano ad essere abbinati quasi a tutte le cucine del mondo. Devo dire che si abbinano anche ai piatti più inconsueti. Dimmene qualcuno. Possono andare benissimo dal pesce di lago al pesce crudo anche di mare, per arrivare chiaramente alle cose più tipiche come potrebbero essere funghi, piuttosto che il grano saraceno che è frutto della nostra cucina tipica, i formaggi di media, lunga stagionatura. Sicuramente abbiamo tantissimi esperimenti e tantissime soddisfazioni anche con le spezie. Io trovo che anche i piatti della cucina orientale si trovino molto bene e si sposano veramente in maniera molto interessante. Tradizionale di questa valle, però noi non lo facciamo. Lo so. Che cos'è? Lo sforzato è un vino molto interessante che viene prodotto come l'amarone, con un parziale appassimento delle uve sotto tetto, quindi in fruttaio. È un vino che in passato anche nonno e bisnonno facevano. Da quando poi papà è ripartito con la sua azienda nell'84, questo vino non lo facciamo più, in quanto in realtà crediamo che siano soprattutto le grandi riserve ad esprimere al meglio la potenzialità del territorio. Facciamo in realtà, in risposta a questo prodotto, una vendemmia tardiva, ultimi raggi dalla vigna più alta, dove appunto si raggiunge sì una maggior concentrazione, ma si mantiene tutta la freschezza e la beva che caratterizza le nostre riserve. Quindi per noi è una riserva a tutti gli effetti, un pochino più ricca e un pochino più corposa per chi desiderasse un vino in quella direzione. Allora, in Valtellina coltiviamo a Guyot. In realtà in passato si lavorava ad archetto valtellinese, che è come un Guyot leggermente più lungo che torna su se stesso. In quel modo si creava un maggior affastellamento dei tralci e in qualche modo finiva per permanere anche più umidità nel filare. Per cui in questi ultimi anni abbiamo cercato di razionalizzare un pochino di più la nostra coltivazione, facendo tutto a Guyot, lasciando al massimo 7-8 gemme per pianta e cercando anche di limitare così il carico per pianta. Inoltre un tempo si lavorava appunto in qualche modo cordonando il filare nella parte più alta. Oggi facciamo crescere i nostri vigneti tramite i doppi fili, per cui cerchiamo di lavorare in maniera più razionale e anche un pochino più agevole per gli operatori, e poi si va con una cimatura finale in alto, e questo comunque consente alla pianta di essere un pochino più libera. Anche le femminelle comunque possono lavorare meglio e dà proprio una qualità migliore secondo noi della pianta stessa.
appunto la situazione del muretto a secco protegge molto anche la pianta da possibili gelate, e inoltre devo dire che siccome le radici vanno in grande profondità proprio perché c'è poco terreno ma la pianta deve cercare nutrimento in profondità nella roccia, per cui devo dire che le piante si sono sempre difese molto bene. Abbiamo anche sempre lavorato con dei portainnesti che andavano in profondità come il 420A, per cui diciamo che la nostra chiavennasca si difende abbastanza bene dal clima. Inoltre qui in Valtellina non abbiamo un clima così rigido proprio perché abbiamo la presenza del lago di Como che mitiga molto il clima, quindi è abbastanza raro di avere inverni super rigidi, e anche se dovessimo avere la presenza di nevicate, proprio qui sui terrazzamenti la neve si scioglie tendenzialmente in 24-48 ore. Diciamo che l'età media è all'incirca di 50 anni delle nostre piante e noi andiamo a rimpiazzare soltanto le piante che vengono a mancare, per cui è possibile avere una pianta magari di 100 anni a fianco a una pianta di 5-10 anni. E in passato abbiamo sempre fatto una selezione massale dalle nostre vigne, fino al 2004 abbiamo lavorato in questo modo. Dopodiché è stato fatto un bellissimo lavoro con la Fondazione Foianini sui cloni selezionati in Valtellina, tutti di chiavennasca, studiati, esenti da virosi, e sono stati classificati. Abbiamo oltre 10 cloni classificati e messi in produzione, per cui dal 2004 in poi abbiamo cercato di acquistare una selezione di questi cloni proprio per arricchire il nostro, diciamo, il nostro parco di vigne, proprio per avere delle viti più particolari, viti che erano con caratteristiche positive. L'idea futura sarà quella di andare a rifare una selezione massale tra le piante meglio performanti della nostra vigna, per andare appunto a scegliere quelle che più si sono adattate al territorio. C'è quella casa che appartiene alla Fondazione Foianini, è il fruttaio per lo sforzato della Fondazione Foianini. Da questa piccola valle si snoda verso est fino a questo piccolo bosco che taglia trasversalmente il vigneto. Qui abbiamo i nostri 8 ettari compatti, il cuore della Sassella storica, quindi la zona più alta delle Rocce Rosse, che si espande proprio verso est, oltre i 400 metri. Dopodiché i terrazzini più a ovest, a confine con la Fondazione Foianini, che sono molto impervi, molto ripidi, sono la zona della Nuova Regina, dove abbiamo veramente una situazione che è molto simile a Rocce Rosse, ma priva di tutta quella roccia ferrosa di cui il Rocce Rosse è ricchissimo, per cui escono dei vini con un'intensissima mineralità, ma molto più diretti, come una lama in qualche modo. Le zone più basse sotto la scritta Arpepe vengono destinate, pur essendo tutte Sassella comunque, sono le parti che noi destiniamo al nostro rosso di Valtellina, per cui le zone sotto i 400 metri sia in Sassella che in Grumello vengono oggi dedicate al rosso, per avere un vino un po' più di pronta beva e in qualche modo per riuscire a dare continuità tutti gli anni, per cui tutti i nostri vigneti sono in zona di OCG, Sassella, Grumello e Inferno, ma appunto, come dicevamo, le parti dedicate al rosso sono le zone sotto i 400 metri. Produzione complessiva che quando l'annata va bene siamo all'incirca sulle 100.000 bottiglie all'anno, che può essere tanto e poco, ma in realtà è già il massimo che la natura ci può dare, per cui quando riusciamo a ottenere questi numeri siamo felici. Purtroppo la natura non sempre è così generosa, abbiamo avuto annate dove abbiamo prodotto uno zero assoluto, piuttosto che un'annata in cui abbiamo prodotto meno del 50%, per cui si sa, lavorando con la natura bisogna essere pronti a tutto.
Raccontiamo i nostri vini. Abbiamo il Rosso di Valtellina 2017. Questo vino è stato prodotto per la prima volta nell'annata 2003, annata molto calda, in cui tutti i vini appena prodotti erano così pronti che decidemmo insieme a nostro padre Arturo nel 2003 di produrre un unico vino da tutta la nostra produzione. Questa etichetta nacque proprio nell'annata 2003 e per poter vendere il vino un pochino più giovane, perché come Rosso di Valtellina DOC noi in teoria possiamo metterlo in commercio dopo 9 mesi di tempo, noi pur non mettendolo in commercio così giovane comunque l'abbiamo messo in commercio prima del Valtellina Superiore, che prevede almeno 2 anni di affinamento, di cui almeno 1 in botte grande. Così il Rosso di Valtellina in particolare ha fatto 6 mesi di affinamento in botte grande e ha già oltre 1 anno e mezzo di affinamento in bottiglia. Parliamo poi del Pettirosso 2016. Questo è un vino che abbiamo dedicato a nostro padre. Abbiamo fatto in passato soltanto 2 annate, 97 e 99. E lo avevamo fatto come IGT perché potevamo mettere la parola Nebbiolo, e questo ci aveva aiutato moltissimo proprio a far conoscere i nostri vini in giro per il mondo, dove non tutti sapevano che Valtellina era sinonimo di Nebbiolo o Chiavennasca. E così questo vino abbiamo deciso di farlo rinascere dall'annata 2015. Cerchiamo di fare un po' di questo vino tutti gli anni, che possa darci un'anticipazione di quello che sarà il Valtellina Superiore quell'anno, sia che l'annata sia più pronta e si esca quindi con i Valtellina Superiore più giovani, sia che l'annata sia molto speciale per cui si esca con le riserve, perché per essere chiara noi non usciamo mai tutti gli anni con i Valtellina Superiore e le riserve, ma si esce o con uno o con l'altro in dipendenza dell'annata. Quando l'annata è più pronta usciamo prima, quando l'annata ha bisogno di più tempo cerchiamo di dargli più tempo e quindi usciamo mediamente il doppio più tardi rispetto al Valtellina Superiore classico. Per il Pettirosso facciamo mediamente 12 mesi di affinamento in botte grande e questo vino ha già 2 anni di affinamento in bottiglia. 2016 sarà un'annata da grande riserva, per cui già in questo vino uno coglie tutte le sfumature e tutta la potenzialità di affinamento che ci sarà per questo vino. E in realtà, appunto, questo vino è fatto principalmente da Sassella e Grumello insieme. Andiamo a scegliere da 2 botti che siano più pronte di Sassella e Grumello per unire un po' quello che è la dolcezza del Grumello con la mineralità del Sassella. E questo vino per cui ha un po' più di complessità e struttura rispetto al Rosso di Valtellina, che è il nostro vino d'ingresso, ma mantiene una grandissima beva, per cui è un vino che può essere ancora abbinato facilmente a tutto quello che uno desidera. Andiamo poi ad assaggiare i nostri 2015 Grumello e Sassella, Grumello Rocca de Piro e Sassella Stellaritica. Sia Grumello che Sassella 2015 hanno fatto 18 mesi di botte grande e hanno già 3 anni di affinamento in bottiglia. Per cui a parità di lavorazione e di affinamento vediamo 2 vini che sono molto diversi tra loro, ma questo è proprio il bello di quello che facciamo. E andiamo poi a parlare delle nostre 2 riserve. Oggi presentiamo i nostri 2 cru Inferno Sesto Canto riserva 2013 e Grumello Sant'Antonio sempre riserva 2013. 2013 è stata un'annata molto molto bella, molto interessante, molto classica, in cui abbiamo raccolto i nostri grappoli molto tardivamente. Infatti tutto è stato raccolto verso fine ottobre, primi di novembre. Per tutti i 2013 abbiamo fatto all'incirca 70 giorni di macerazione in botte grande, dopodiché 39 mesi nelle botti grandi di castagno e abbiamo già 3 anni di affinamento in bottiglia. Per entrambi questi cru abbiamo fatto la prima annata nell'annata 2009, proprio perché nel 2009 in Inferno siamo riusciti per la prima volta ad avere un po' più di vigna per poter fare una botte grande e quindi per poter fare un affinamento più lungo. Prima di quell'annata veniva sempre prodotto nella versione del Valtellina Superiore come fiamme antiche, perché non riuscivamo a fare un affinamento così lungo, per cui 2009 fu la prima annata per entrambi questi cru e 2013 è la seconda annata che esce ora. Per Grumello Sant'Antonio in particolare, è la zona più alta del nostro Grumello, sotto la chiesa di Sant'Antonio, tra l'altro dove i nostri genitori si sono sposati nel lontano 69, per cui 2009 era anche il 40° del loro anniversario, per cui per noi aveva un significato particolare e per cui ci fa piacere presentare questi 2 cru che forse sono tra i meno noti dei nostri 6 cru.
anche perché sono gli ultimi nati, ma è molto bello vedere le caratteristiche che hanno. La zona dell'Inferno, dicevamo, è più simile anche alla zona del Sassella perché è molto rocciosa, in forte pendenza, e sui vini dell'Inferno escono sempre, secondo noi, delle note molto balsamiche, molto mentolate in qualche modo, e questa per me è una caratteristica abbastanza distintiva della zona dell'Inferno, e comunque hanno tutti una longevità incredibile. Arpepe sta per Arturo Pelizzatti Pereo, quindi è l'acronimo del nome di nostro padre. Viste le vicissitudini familiari un po' lunghe, quando nostro papà riuscì a ripartire dopo questi anni un po' difficili, con l'annata 84, dopo che il vecchio marchio Arturo Pelizzatti, fondato dal bisnonno, era stato venduto nel 73, lui pensava di poter ripartire con il suo nome per esteso. Invece, essendo troppo simile al nome del bisnonno, non era possibile, per cui dovette inventarsi un nuovo nome. E allora pensò all'acronimo, quindi Arpepe, Arturo Pelizzatti Pereo in breve, per tenere il suo nome in modo diverso. E i nomi dei nostri vini, appunto, come dicevamo, il Pettirosso invece è un vino che abbiamo dedicato al nostro papà. E il pettirosso, si sa, è un uccellino molto alpino, molto presente sul territorio, ed è legato anche lì alla presenza di un pettirosso che era entrato in cantina a un certo punto, appunto appena che il papà era scomparso. Entrò in cantina e neanche farlo apposta andò a posarsi su un paio di botti che stavano iniziando a perdere, dandoci un segnale che qualcosa stava succedendo. Assaggiamo quel vino e quel vino era incredibilmente pronto, e così decidemmo di farne questo vino. Inferno Sesto Canto. La nostra vigna, chiaramente Dante è stato il nostro ispiratore già per il nostro Inferno Fiamme Antiche precedente, proprio perché lì l'inferno è stato esaltato nel modo migliore. E neanche a farlo apposta, la nostra vigna si trova sul terzo tornante, il terzo cerchio si trova all'interno del sesto canto dell'Inferno, e quindi da lì abbiamo pensato di trarre ispirazione e di scegliere Sesto Canto per il nome della nostra riserva. Quindi è tutto un gioco legato a Dante, ma a noi piace molto così.